Vi ricordate i miei amici di Ruota in Pista? Quelli con cui avevo girato il video della Civic Type R e della C43 MG? Ecco, un paio di giorni fa mi chiamano e mi dicono: senti, abbiamo una macchinina da 510 cavalli, ti andrebbe di provarla per 2 giorni? E secondo voi ovviamente che cosa io ho risposto? Quindi oggi sono qui con la Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio. Non solo ve la racconterò nei minimi dettagli, ma soprattutto andremo in pista a tirarle il collo. Oh oh. Questo non è un SUV, ma è un'auto da corsa travestita da SUV. Perché questi 510 cavalli non sono solo potenza bruta, ma sono anche il record al Nürburgring per la sua categoria. 7 minuti e 51 secondi, solo 3 secondi più lento di una Audi TT RS. Quando la guardi da fuori, a primo impatto, oltre a dire che figata, non ti viene da pensare che ci sia così tanta cattiveria qui sotto. Finché non la guardi bene e noti queste, che fanno capire che qui sotto ci sta una bestia. Noti questi, sia davanti sia dietro. E soprattutto noti questi, 2 di qua e 2 di là, che ti fanno capire che urla come una belva. Allora dici: aspetta, ma non è un SUV qualunque. Abbiamo un 2009 V6 biturbo da 510 cavalli per 600 Nm di coppia massima. Loro dicono da 0 a 100 in 3 secondi e 8, 283 km/h di velocità massima, 1755 kg a vuoto, cambio a 8 marce, ammortizzatori elettronici, 2 frizioni che distribuiscono la coppia tra le ruote posteriori, freni Brembo autoventilanti e pneumatici Pirelli P0 studiati apposta per questa macchina. Ma vediamo com'è dentro. Una roba che subito mi fa impazzire è il tastino per avviare il motore. È veramente da Formula 1. Un'altra figata è questa, guardate il mio sedile. Chiudo la portiera, accendo la macchina. Va avanti. Questo perché? Perché quando spegni la macchina e apri la portiera, va indietro per lasciarti lo spazio di uscire. Quello che subito si nota entrando qui dentro è che gli interni rispecchiano un po' il look esterno, ovvero sono abbastanza minimal. Se ad esempio salite su un'auto tedesca c'è la tendenza a farle sembrare delle astronavi dentro le macchine. Qui invece la linea è molto pulita ed elegante. Sicuramente la cura dei dettagli negli interni è notevole, perché si va dagli inserti in carbonio alle cuciture, a questa parte qua in pelle. Naturalmente poi non mancano i vari vani portaoggetti. Come vedete qui abbiamo il cruscotto principale che ha i 2 indicatori analogici più un display digitale all'interno. Personalmente su una macchina racing come questa mi sarebbe piaciuto qualcosina in più. E questo viene confermato anche da questo display, in cui abbiamo qualche informazione sulla vettura, ma a parte pressioni pneumatici, livello olio e qualche grafico sui consumi, non c'è più di tanto. Per quanto riguarda il comfort, alla posizione di guida si sta molto comodi. L'unico neo che ho trovato è il lunotto posteriore, in cui si vede veramente poco. Quando devi far manovra c'è la telecamera posteriore, ma mi piacerebbe fare un test, perché ho la sensazione che se io fossi dietro con la mia Opel, che è molto bassa, e fossi molto vicino alla macchina, il guidatore non mi vedrebbe. Anche il passeggero sta molto comodo, chi sta dietro pure sta molto comodo. Chi forse sta un po' scomodo è quello seduto in mezzo, che si trova questo coso qui e non può mettere i piedi centrali. Una cosa molto figa comunque sono le 2 prese USB che permettono di caricare gli smartphone a chi sta dietro. Il baule si apre così. È bellissimo. E naturalmente, come ci si aspetta da un SUV, ci sta un sacco di roba. Infatti io, secondo voi, ci starò? Ci sto anche quasi comodo, anzi ci starebbe anche un altro Nasca qua. Oh, che figata, lo voglio anch'io sulla punta questo coso automatico. Bene, ora che avete visto com'è, mettiamoci alla guida e andiamo a vedere come si guida questa Stelvio quadrifoglio. Bene, siamo a bordo della Stelvio. Naturalmente le chiavi che si infilano non esistono più già da un po' di anni. Il sedile che va avanti, come avevamo già visto. Ora questa macchina naturalmente ha cambio automatico che volendo si può impostare con manuale e utilizzare i pedal al volante.
La prima cosa che si nota che ci aiuta tanto sono i sensori di parcheggio. Come vedete ho impostato la marcia in avanti, sentite che suona perché rileva che siamo vicini al marciapiede. Quindi i sensori di parcheggio sia davanti che dietro. Dietro, come dicevo, essendo il lunotto un po' limitato, abbiamo la telecamera posteriore che si vede da qua. Questo beep che avete sentito è il sensore di pericolo che rileva che stavano arrivando delle macchine da di là. Quindi questo è molto utile in caso in cui si esca da parcheggi in retromarcia, come abbiamo visto in questo momento. Guardia di finanza che mi guardano male chiedendomi cosa ci fa un ragazzo di 28 anni su una macchina da 100.000 euro. Comunque, quali sono le modalità di guida di questa macchina? Allora, abbiamo questo manettino in cui abbiamo 3 modalità DNA, più la modalità Race che è presente solo nei modelli bombardati come questa. La modalità A sta per All Weather o Advanced Efficiency ed è la modalità più tranquilla che c'è, quella che si adatta a condizioni di scarsa aderenza, quindi pioggia o neve, ed è quella che fa risparmiare anche di più. Infatti a passo costante il sistema disattiva 3 dei 6 cilindri per far risparmiare carburante. Abbiamo poi la modalità N, che è una modalità che mixa comfort e prestazioni, con una risposta un po' più pronta ma comunque sospensioni soft. Abbiamo la modalità D, che sta per Dynamic, che è una modalità un po' più spinta, in cui si sente già la differenza nella prontezza di accelerazione. E infine abbiamo la modalità Race, che non andremo a vedere adesso ma la vedremo poi in pista. La sensazione alla guida di questa macchina è sicuramente di comfort estremo. Il volante ha una risposta davvero eccezionale, la seduta è veramente comoda. Ieri mi sono fatto 2 ore di macchina non stop, non le ho neanche sentite. Bisogna solo fare attenzione che si arriva ad essere ai 200 all'ora senza rendersene conto. L'unica cosa che mi lascia un pochino perplesso è il freno. Ha un impianto frenante eccezionale, solo che nel traffico cittadino ha una risposta molto immediata, quindi a volte magari si fa un po' fatica a modulare le frenatine, quelle leggere da traffico. Ovviamente poi ha tutti quegli optional che da questa macchina ci si aspetterebbe, sensori di corsia, appena vado verso la riga bianca di là, suona. Naturalmente se nell'altra corsia ci vai con la freccia attaccata, non suona, perché sa che ti stai spostando in corsia. È una roba che non sopporto, infatti disattivo sempre. La figata di questa macchina, furba, è che quando la spegni e la riaccendi memorizza le funzioni che avevi lasciato prima. Invece ci sono macchine che ogni volta che l'accendi devi disattivare quella roba lì. Naturalmente ha start and stop, disattivabile, e ha una cosa interessante che abbiamo visto prima. Guardate un po', adesso metto la freccia, sentite? Questo è il sensore di collisione, praticamente suona quando io ho la freccia, quindi sto per cambiare corsia, e rileva che c'è una macchina lì nel punto cieco. Oltre a suonare si illumina il LED lì sullo specchietto. Questa è una cosa molto utile, sempre che chi si compra questa macchina utilizzi le frecce. L'impianto audio è una bomba. E non sono ancora al massimo. Ok, abbiamo sentito che le casse pompano di brutto. Un'altra figata che ha questa macchina è l'Adaptive Cruise Control, che non ho capito come mai l'ha messo come optional, anche perché il radar che lo fa funzionare è già di serie. Quindi è un cruise control in cui tu imposti la velocità che vuoi mantenere, non so, 120 km/h, molli completamente l'acceleratore e lui, qualora hai una macchina più lenta davanti, rallenta in automatico. Quindi a differenza dei cruise control normali dove tu imposti 120 ma se quello davanti va ai 110 gli finisci dentro, questo invece regola la velocità in base alla macchina che hai davanti. Ora vi starete chiedendo come mai una macchina da 510 cavalli è così silenziosa. La figata di questa macchina è che quando vai tranquillo è silenziosa, ma non appena acceleri un attimo si ricorda di essere un'auto da corsa da 510 cavalli. Quante ignoranze. Già che c'eravamo, la Stelvio l'abbiamo portata a un raduno E adesso ci addentriamo. Perché non so dirlo neanche io. L'abbiamo beccato? L'abbiamo beccato? Ciao Albi, tutto bene? È il raduno degli youtuber questo. Scendiamo domani? Non ho motore! Non ho motore! Bene, finito il raduno, sono tornato dalla Stelvio perché adesso è l'ora di mettere il manettino modalità race e andare a scannarla in pista.
Ok, per provare la modalità race siamo a Franciacorta. Come sempre grazie all'autodromo per avermi permesso di scannarla. Ah! Si sentono i 510 cavalli, mamma mia. Ragazzi, fa paura. Non sembra di essere su un SUV. Wow! Che traversi che si fanno con sta macchina! Wow! Come scoppietta poi, ragazzi, è pazzesca! Veramente divertente! Ed è incredibile anche la stabilità quando prendi i cordoli, soprattutto quelli alti. Guardate qua quando prendo il cordolo. Guardate quanto è stabile. Wow, in pista si è rivelata qualcosa di veramente pazzesco. Io vi giuro, c'è stato un momento in cui mi ero dimenticato di essere sopra un SUV, perché tra la spinta, la tenuta di strada, la frenata, la maneggevolezza, davvero ti dimentichi di stare sopra un macchinone del genere. Si vede che sulla performance hanno fatto un lavoro eccezionale, infatti in pista ha dimostrato davvero tutta la sua potenza. Non per niente ha il record al Nürburgring della sua categoria. Mi ha stupito come dopo 8 giri a fuoco, dove qualunque autostradale avrebbe avuto problemi di freni, lei continuava a frenare come il primo giro. L'unica cosa che non mi è piaciuta, ma quello ce l'hanno anche le Ferrari e anche lì la detesto, è il cambio al volante che non gira insieme al volante. In un sacco di situazioni mi trovavo a dover mettere la marcia col volante girato e dovevo togliere la mano per andare a cercarla. Quella purtroppo è una scelta che non ho mai capito. Ci si fa l'abitudine, come ogni cosa, ma le palette che girano col volante sono sicuramente più comode. Il prezzo di questa macchina parte da 96.500 euro per arrivare circa a 120.000 euro se ci butti su tutto quello che ci puoi mettere. Diciamo che ci sono due optional che costano un botto, che sono i freni carboceramici da 7.500 euro e i sedili Sparco da 4.000 euro, quindi se togli quei due optional stai sui 110.000 per la full optional. E diciamo che quando ne hai da spendere 96.500 ne spendi anche 110.000. E ora che avete visto in pista com'è, una cosa che a me piace veramente un sacco, godiamoci un po' di car porn.
questo è tutto sulla Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!